Fretti Radio, sono Chiara Nicoletti dall'82esima Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono con Paolo Sorrentino, Anna Ferzetti, Tony Servillo, regista e protagonisti di La Grazia, film d'apertura in concorso. Benvenuti, bentornati. Grazie. Ciao. Allora Paolo, ti cito una cosa che hai detto con È stata la mano di Dio, non ero io, c'era un collega, parlavi e hai detto: quando sento parlare di verità comincio ad essere diffidente perché controllare una vita è impossibile. Ci pensavo a questa cosa perché per caso mi ero riascoltata e ho sentito un po' che questo film era un proseguimento di questo discorso, come l'accogliere il dubbio e ricordarci che cercare la verità troppo non ha senso. È un film che è incentrato su un uomo di diritto e come è giusto che sia un uomo di diritto come faro nella ricerca della verità. Questo ovviamente nel corso della storia trascende trascende l'aspetto del diritto e riguarda tutta la sua vita la ricerca della verità. Come spesso accade, la ricerca della verità, quando si fa ossessiva e morbosa, porta semplicemente a nuovi dubbi e a nuove insicurezze e quindi ci fa dubitare della necessità assoluta della ricerca della verità. Mi ha colpito molto, Tony, quello che è stato detto nella mini press, quella tra di noi, questa cosa inaspettata un po' di questo personaggio, il settimo, la vostra collaborazione, che invece è diventato personaggio diverso, una sfida nuova. E in questo senso, confrontandoci anche con i colleghi, l'abbiamo sentito che c'erano sguardi diversi che non avevamo visto, sentimenti diversi proprio, e c'era una speranza. E mi spiego, cioè ho avuto la sensazione che questo fosse un film ottimista, nel senso che si potesse, anche arrivati a un certo momento di vita, trovare la leggerezza, chiamiamola grazia, ma comunque si potesse fare un percorso che fosse sensato e non quello cinematografico che spesso ci propinano. L'assenza di gravità, no? Sì, esatto. Sì, io ho già ripetuto più volte nel corso degli incontri di oggi che al settimo film con Paolo questo è un regalo inaspettato, perché si poteva immaginare di fare un settimo film insieme mettendo il pilota automatico o attestandosi su cose già fatte, e invece Paolo ha inventato un altro personaggio affascinantissimo per un attore, ha rilanciato. Abbiamo fatto altri politici insieme, realmente esistiti, che non davano affatto questa sensazione di leggerezza o comunque di positività, questo buon umore. Mi fa piacere che il personaggio politico, che invece è frutto totalmente della fantasia di Paolo, da lui inventato e da noi cercato di rendere vivo, sia un personaggio che animi questi sentimenti anche di leggerezza, di positività, diciamo di positività in generale. Che si possa cambiare anche musicalmente. Tony, mi è anche un po' baritono. Come musicalmente? No, sì, perché questo adesso non c'entra niente con quello che abbiamo detto ora, o forse non si è capito nulla però di quello che volevo dire. Però è anche un percorso dell'aprirsi, no, anche... Beh, Paolo mi sta portando sulle strade del rap più sfrenato. Quindi, ecco, non escludo, io ho già un fratello cantante, non escludo che metterò su un gruppo di trapper. Esatto, questa è la speranza di cambiamento, si può sempre, ma certo, no? alla mia giovane età posso fare anche questo, mi rapo a zero, mi tatuo tutto il corpo Questo è anche un film di padre e figli, e sempre discutendo, perché i film di Paolo poi incominci e non smetti più, no? Poi pensi, mille domande come nella vita, però non sempre si trova la quadra, però ne discutevamo e pensavamo che nel paradosso notavamo che nel momento in cui padre e figlia si separano, poi a loro modo un po' questa famosa leggerezza, lei torna a respirare un po' per certi versi. È così, cioè come... Fondamentalmente sono simili in qualche modo. Si dice che lui sia cemento armato, io sono un piccolo cemento e quindi in qualche modo lei spinge il padre a uscire da quella zona di comfort suo, di quella immobilità, ma allo stesso tempo capisce cose di sé. È un lavoro che fa anche lei in qualche modo.
ci sono degli incontri un incontro in particolare che gli farà capire tante cose, insomma. È un percorso che spesso da figlia si fa col proprio padre, almeno personalmente, no? È sempre, si dice sempre, il primo uomo della tua vita, la prima storia importante, ed è così. E quindi in qualche modo devi cercare di farlo andare via dalla tua vita, o comunque di crescere, di tagliare questo cordone che si dice che si ha con la madre, ma c'è anche col padre. Ahimè. Infine sentivo Tony che ricordava che le domande sull'entrare e uscire dal personaggio non hanno senso, però io mi chiedo sempre, nel fare questo percorso, visto che io dicevo che ci facciamo 1000 domande, anche noi, pubblico, ecco, che percorso è stato per voi umanamente farvi accogliere il dubbio, entrare in questi dilemmi? Non è facile rispondere a queste lo so, domande certo, in poche in maniera... battute, però mi faccio aiutare da Petrolini, che quando gli chiedevano come è entrato in un personaggio diceva dalla porta, e come è uscito rispondeva dalle scale. Ora, se uno ammira, come ammiro io profondamente i Petrolini, capisce che questa non è solo una battuta, c'è dietro una grande sagacia. Vabbè, io parlavo del personaggio, ovviamente, parlavo del film, di queste domande che uno affronta inevitabilmente con voi, ecco. Cioè. È difficile, è vero, per chiedere a un attore come... Ci sono sicuramente tante cose che ti porti e che vuoi portarti a casa. Esatto, questo A me fa piacere sempre, e cose che tu porti al personaggio. In questo caso credo di averne portate tante mie, personali, e felice di averlo fatto, di aver ripercorso delle cose. Poi tante cose arrivano sul set col lavoro con Paolo, con Tony, con l'ascolto. Ti lasci sorprendere da quello che arriva, dagli spazi, dagli ambienti che sono importanti per noi attori. Raccontano tantissimo e ti aiutano a capire anche tante cose, la situazione che stai respirando, che stai vivendo, fanno parte al 99% di tutto il lavoro. L'atmosfera, lavori tanto di immagine, almeno per quanto mi riguarda, quindi... Grazie. Paolo è silenzioso e mi chiedo, bisogna essere irrituali? E chiudo così, provare a essere un po', seguire meno i rituali. Io anche questo ho preso un po' da questo film. Bisogna essere meno, seguire meno i rituali di come si dovrebbero fare le cose. Sono domande massimaliste a cui sì, sto così, sono impreparato. Devi parlare con un santone, non con me. Bisogna essere rituali. Alle volte i rituali sono molto belli, alle volte ci fa piacere sfuggirli. Ma insomma, le tue sono domande sulla complessità della vita e io non so rispondere in 2 battute alla complessità della vita. Ci ho fatto il film, ho fatto un film. Ci ho fatto anzi 11 film, non uno. Assolutamente, grazie per la grazia. Tony Servillo, Anna Prezzetti, Paolo Sorrentino, Apertura di Venezia, Chiara Nicoletti, Fred, del Festival Insider.